Finalmente siamo arrivati a Siracusa, una delle città più antiche al mondo, fondata dai Greci nel 734 a.C., patrimonio mondiale dell'UNESCO. E subito accanto abbiamo un mercato permanente con i souvenir per i turisti americani. La Val di Noto piace tanto ai turisti americani e non solo, ma ditemi voi come si fa a non amare questi posti. Oggi li scopriremo uno ad uno, dormendo addirittura più a sud di Tunisi, direttamente in paradiso. Ma torniamo nella città di Archimede. Ieri sera appena arrivati abbiamo visto i resti del tempio di Apollo e nonostante ci sono rimaste solo poche colonne, dovete anche capire che è stato costruito nel VI secolo a.C., è comunque un sito storico molto importante. Colonne sono veramente imponenti ed è difficile anche immaginare che sono state trasportate via nave, anche perché all'origine c'erano 46. Come un po' tutte le cose, qua subì diverse trasformazioni. Dopo il tempio greco diventa una chiesa bizantina, moschea e alla fine una chiesa normanna. Non è che uno deve diventare divulgatore scientifico per visitare un sito storico-archeologico, però conoscere un po' la sua storia te lo fa vedere con gli occhi diversi. Scusate, sarebbe ora di dirlo, siamo a Ortigia. E noi non ci stuferemo mai di consigliare di prendere sempre le vie laterali. Anche gli americani hanno scoperto la bellezza delle vie laterali, ma dovete vederle di sera quando si illuminano. E Ortigia è uno di quei posti dove dovete soprattutto guardare all'insù. Abbiamo già detto di prestare attenzione ai balconcini, ma non tanto per il parapetto in ferro battuto e non, quanto per i modiglioni. E se qualcuno non lo sa, modiglioni sono questi reggi balconcini. Si può dire reggi balconcini? E qua hanno messo le calze i modiglioni. Ma perché stiamo filmando una via commerciale piena di negozi che poi tra l'altro sono molto gialli ed è uno dei colori che lui vede benissimo. Che io vedo benissimo. Ma per la cornice nella quale è immersa. Perché basta alzare la testa e non siete più in un centro commerciale, siete nella storia. Guarda cosa c'è dall'altra parte della strada. Da non credere. Non so se si è capito in che spazio è stata infilata questa chiesa, oppure sono state infilate queste case. Questo non abbiamo ancora provato. Invece i cannoli li lasciamo per un'altra volta. Oh, che bel tavolo. È arrivata la sfoglia alla ricotta. È la mia prima sfoglia alla ricotta. Dopo questo mi trasferisco in Sicilia. La sfoglia è incredibilmente fragrante. Ricotta è ottima, è dolce ma assolutamente non esagerata. Assaggiamo sta meraviglia. Questo è da lacrime. La sfoglia è ottima e poi sopra c'è come un leggero sciroppino, probabilmente solo zucchero sciolto e versato sopra. È l'ultimo pezzo, lo devo fare a modo mio. Primo assaggio della granita siciliana. Quello che vendono da noi non dovrebbe chiamarsi granita. Altro dai palazzi suggestivi e conosciuti qua di Ortigia è Palazzo Chiaramonte. Madonna che municipio! Ieri sera quando abbiamo fatto un giretto siamo sbucati da questa strada. Mi sono trovato davanti questo palazzo al buio e sono rimasto senza fiato. Il Palazzo Beneventano del Bosco è uno dei più importanti esempi di architettura barocca in Siracusa, ma anche in intera Sicilia. La sua facciata e i suoi balconcini in ferro battuto lo rendono un simbolo distintivo di questo posto. E questa scalinata qua l'ha utilizzata l'ammiraglio Nelson nel XVIII secolo. Ma non è che è venuto qua in vacanza. Ed eccoci in Piazza Duomo. Di cattedrali nella nostra vita ne abbiamo viste, ma una così mai. Questa cattedrale è stata costruita sui resti dell'antico tempio di dea Atene o Minerva. Infatti qua fuori si possono vedere ancora le colonne doriche. Da fuori la chiesa è stile barocco rococò, ma all'interno si trovano i resti dell'architettura greca e addirittura quella normanna. Questi sono 2 euro meglio spesi nella nostra vita. Da questa parte abbiamo le colonne doriche greche, mentre da questa parte sono le colonne della cattedrale, che potrebbero pure essere normanne. Quanto bene ci stanno qua dentro quelli candelabri. Non so di che età sono questi lampadari, magari una volta candelabri, però potrebbero stare in un museo. Da questa parte vediamo ancora di più il contrasto, ma anche la fusione naturale di 2 stili. Ora ci addentreremo in una parte della Sicilia dove le chiese, anche se un po' leggermente diverse da questa, saranno all'ordine del giorno.
Fonte Aretusa è un'antica fonte di acqua dolce che crea questo laghetto dietro le mie spalle. Artisti, poeti, scrittori hanno parlato di questo posto tantissimo, ma il racconto che ci piace di più è quello raccontato da ammiraglio Nelson. Il generale Nelson, che era qua nel XVIII secolo, scrisse queste parole: grazie ai vostri sforzi noi ci siamo riforniti di viveri ed acqua, e sicuramente avendo attinto alla fonte Aretusa la vittoria non può mancare. Andava a combattere contro Napoleone. Eh sì, Nelson vinse contro la flotta napoleonica e dopo 7 anni vinse anche la sua più grande battaglia, quella di Trafalgar. Ultimamente visitiamo spesso i posti dove Napoleone fu sconfitto. Avete visto il nostro primo video viaggio verso l'Irlanda? E fatta la marchetta andiamo avanti. Oh, ma sai cosa abbiamo visto? Ci sono le uova delle papere e forse dei cigni. E ora andiamo verso il castello. Una volta arrivati in fondo dell'isola di Ortigia, proprio sulla sua punta, trovate il castello di Maniace. È stato costruito nel XIII secolo dai Normanni e questo castello, come Castel del Monte, è ancora coperto da allone del mistero, perché non si capisce né perché della sua posizione né la sua disposizione interna dice che fosse stato usato per la difesa. Ultimamente anche il grande cinema, in una delle sue saghe più famose, Indiana Jones, ha parlato di Siracusa, ma soprattutto grazie ad uno dei miei migliori amici. Vi presento Archimede. Ma torniamo un attimo su Archimede e sulle sue macchine da guerra, su quali c'è ancora un alone di mistero, e si parla soprattutto dei specchi utilizzati per bruciare e annientare la flotta romana intorno al 200 a.C. quando assediarono Siracusa. Mythbusters americani, quali due famosissimi, hanno dimostrato che neanche con i specchi moderni è possibile fare tutto ciò, ma noi abbiamo uno spoiler. Indiana Jones ha trovato Arca dell'Alleanza, Niccolò Ballini l'ha ritrovato in Africa, quindi esiste. A questo punto noi crediamo che questi specchi non soltanto sono veri, ma hanno fatto il loro dovere. E per quanto riguarda la morte di Archimede, anche qui c'è un alone di mistero. Ora non vi racconto le leggende, ma alla fine tutte finiscono nello stesso modo. I romani lo uccisero, poiché alla fine una testa è più pericolosa di qualsiasi arma. Lo disse qualcosa del genere anche un famoso inglese. Ma quelli che ci seguono per la prima volta devono sapere che lui non è un youtuber influencer, ma un matematico mancato. Volevo andare anche al sito archeologico per vedere soprattutto Orecchio del Dionisio, però visto che continua a piovere... Cambiamo destinazione. Siracusa Ortigia, top, e noi andiamo verso un posto molto noto. E siamo arrivati a Noto, questa volta siamo in un'area sosta. Ebbene sì, questa è area sosta, questi sono i limoni, c'è anche qualche limone, come dice Maya, maturo che profuma di limone. E ora tireremo fuori il tavolo e ci rilasseremo con il caffè. Più che le sedie, tiriamo fuori il nostro divanetto. Ci vediamo domani. E buongiorno, finalmente sole. Adesso Giovanni ci porta a Noto con la navetta. Hai fatto un nuovo amico? Oh, quante coccole! Noto è una delle più belle città siciliane. Dopo il devastante terremoto del 1693 è stata ricostruita completamente con il stile d'epoca, il barocco siciliano. E per la sua bellezza è diventata patrimonio d'UNESCO. Entriamo in città attraverso Porta Nazionale, Porta Reale o Porta Ferdinanda, perché è stata costruita in onore di re Ferdinando II di Borbone. Benvenuti a Noto! Il centro storico di Noto vi permette di visitarlo comodamente a piedi, anche perché maggior parte delle sue attrazioni si trovano in via principale, Corso Vittorio Emanuele. Quindi anche se avete soltanto una mezza giornata di tempo e non volete visitare tutte le chiese, ci sta. Io sono forse troppo attratto dai balconi e modiglioni, però ogni tanto alzate lo sguardo, anche perché sono elementi che contraddistinguono questa architettura e poi è difficile trovare due uguali. Prima chiesa che abbiamo trovato sul nostro percorso è la chiesa di San Francesco d'Assisi. Già la sua scalinata e la facciata sono imponenti. Non osiamo immaginare come sarà quella del Duomo. Che bel balcone! Ma io sono rimasto proprio affascinato dal palazzo del seminario. Ma guardate che finestre con le inferriate, tutte bombate, ma non riesco a capire a cosa servono. Per proteggere quelli che sono dentro o per non far entrare i piccioni?
E poi sono anche curioso a sapere, questa parte qua a cosa serve? Perché chiaramente non ha il tetto, sembra una specie di chiostro all'aperto, un terrazzo enorme. Sempre con queste bellissime inferriate, o si chiamano in un altro modo? Dai, scrivetecelo nei commenti. Questa è soltanto la parte iniziale di un edificio enorme. Ed è passata la nostra prima ora a Noto e vi solo faccio vedere che ci siamo allontanati siano 150 metri dalla porta. Se non volete camminare potete fare la visita di Noto con la guida con questo bellissimo calesino. Siamo arrivati in una piazza che abbiamo visto tantissime volte in tantissimi video, ma non rende assolutamente, è spettacolare. Ma prima andiamo a prenderci un caffettino. Si riempiono un cornetto con la ricotta. Eccola qua. Questo non l'abbiamo mai assaggiato. Continuiamo a dire questi giorni, questi non l'abbiamo mai assaggiati. Non avevamo nessuna intenzione di riprendere anche il caffè di oggi, però ahimè qua ogni giorno scopriamo una cosa nuova, quindi dobbiamo farlo. Il nostro caffettino si presenta così. E ora assaggiamo il cornetto con la ricotta, ma io prima devo assaggiare la ricotta, anche perché finché non arrivo alla ricotta rimango senza parole. Come quella che abbiamo mangiato ieri, nel senso ottima, buonissima, dolce, ma non troppo. E ora io per differenza da lui parto con il cornetto, non posso che confermare tutto. E ora siamo arrivati alla ricotta, guardate quanto è pieno. Uno se si abitua rischia di smettere di mangiare le brioche. Veramente adesso, a parte tutte registrazioni, uno dice la sua opinione, ma queste cose qua sono talmente fuori di testa che è difficile anche esprimere quanto è buono, credetemi. Su Instagram. Cattedrale di San Nicolò è simbolo di Noto, con la sua scalinata imponente, con la sua facciata scenografica incorniciata da colonne, protetta da 4 evangelisti. Questa chiesa ha 2 torri, una dell'orologio e una per la campana. È giovedì santo, in questo momento c'è la messa, quindi l'abbiamo ammirato solo dal portale d'ingresso. Ma veramente, con questo cielo, queste nuvole, sembra tutto dipinto. E poi dal Duomo c'è una vista pazzesca. Soprattutto sul palazzo del municipio. Che poi è questo palazzo qua. Dentro il municipio c'è la Sala dei Specchi e per questo motivo la chiamano Piccola Versailles. Potete anche visitarla. Ci sarebbe piaciuto farvela vedere, ma le visite sono state sospese, non sappiamo perché, così non possiamo salire neanche in terrazza. E chissà che vista c'è da lì. Saliamo sul campanile della chiesa di San Carlo. E ci sono 80 gradini. Piccini piccini. Speriamo che nessuno scende. Allora lo spazio è quello che è. Io che c'ho la fotocamera attaccata alla cintura faccio una fatica boia. Ci siamo? Sì. Ci siamo. Com'è? Assurdo. Hanno detto che è più bella vista di Noto e di Val di Noto, avevano ragione. Da questa parte abbiamo le campane e si vede il mare. Non abbiamo filtro, però penso che si vede lo stesso. E dietro di me c'è la piazza del Duomo. Madonna, sei bella! Non sappiamo se Noto è la più bella città barocca in Sicilia, ma intanto per noi è un sì. Ogni anno, terza domenica di maggio, Noto festeggia la sua infiorata. Su questa scalina qua la abbellisce con tantissimi fiori e accoglie così la primavera. Però non fermatevi soltanto nella via principale, perché il barocco c'è ovunque. E i palazzi sono stupendi. Il tavolo è fatto con delle vere piastrelle, ceramiche. E ancora una volta abbiamo detto che non filmiamo il pranzo, però Abbiamo preso l'insalata siciliana, poi abbiamo preso finalmente il pane cunzato, il pane tipico che si mangia qua. Questo è tradizionale con olio e origano e questo invece è il formaggio Tuma, il formaggio locale. però guardate Che insalata, colori. che colori. Prendo un po' di tutto con l'arancia.
Una combinazione incredibile. Io pensavo che non esiste insalata migliore di quella greca. Ora qui abbiamo origano, basilico, pomodoro e formaggio, ma quello che mi interessa di più, anzi faccio così, è il pane. Il pane cozzato non è altro che pane casareccio caldo, condito con olio d'oliva e con origano, cucina tradizionale povera di una volta. Fantastico! È veramente, veramente buono. E siamo fermati praticamente a caso. Ora andiamo avanti, ci vediamo alla fine. Non che non lo eravamo già prima, ma questo pranzo ci ha messo proprio di buon umore. Però lasciamo a voi che indovinate dove siamo stati. E siamo riusciti a mantenere la media di 100 metri all'ora, quindi 400 metri di nuoto li abbiamo fatti in 4 ore. E alla fine cosa dire? Non ci rimarrà nella memoria soltanto il barocco siciliano, ma soprattutto la gentilezza delle persone che abbiamo incontrato qua. Io ho visto mare in lontananza. Quando vi dicono Caraibi, ecco, il colore è quello. Da qua da lontano non si può riprendere, però appena ci avvicineremo vi faremo vedere. Sempre bello viaggiare in compagnia. Il mare di quale vi parlavo prima è questo qua, Mare Ionio. Non so se Sasha riesce a riprenderlo bene, però i colori sono pazzeschi. Vanno da verde chiaro, verde scuro, azzurro. Ce n'è di ogni. E benvenuti a Marzamemi! Nel 1700 hanno creato il palazzo di Villa Dorata, chiesa di San Francesco di Paola, piccole casette di pescatori e così viene creata questa bellissima piazza che è la piazza principale del paese. Questi colori scaldano proprio il cuore, fanno bene all'anima. Li vedo pure io. E infatti la piazza Regina Margherita è il cuore pulsante di Marzamemi. Quanto deve essere bella questa piazzetta durante l'estate con tutte le lucine accese al tramonto. Ma questa macchina da scrivere. Qua dietro di me è un ristorante, non è mica una libreria. Il micio di Marzamemi. Casettine dei pescatori, piccole e basse, logorate dal tempo, erano le abitazioni umili, però ora sono state trasformate in bar, ristoranti, negozi e così sono state conservate e salvate. Essendo le case dei pescatori portavano direttamente al mare. Vi faccio vedere, ecco, in mezzo alle abitazioni si arriva qua. È talmente rilassante che sto pensando di scavalcare questa ringhiera e sdraiarmi direttamente sul terrazzino. Ma guarda che la porta è aperta. La storia di Marzamemi è da sempre legata alla sua tonara e al commercio nel Mediterraneo. Nata intorno a un piccolo approdo per i pescatori, divenne un porto veramente importante. Il borgo inizia a svilupparsi nel 1600 e la sua tonara divenne una delle più importanti del Regno delle Due Sicilie. La tonara purtroppo è chiusa e non possiamo vederla dall'interno. Ma noi abbiamo trovato un buchino. Questa tonara era una delle più grandi in Sicilia, facevano 2 mattanze al giorno fino al 1969 quando tutto si fermò. Questa tonara risale all'epoca araba, poi nel 700 viene tutto rivisto, ricostruito dal principe Villa Dorata e da lì comincia la sua epoca d'oro. Andiamo a vedere i fenicotteri di Marzamemi. Ma quante emozioni per vedere un uccello! Ma quanto sei bello! E già da qua intravediamo l'isola di Capopassero. Quanto è bello! Esattamente un anno fa abbiamo visto per la prima volta e salutato Mare Ionio, ovviamente eravamo in Puglia e ora siamo arrivati al punto dove lo possiamo salutare di nuovo, nel senso dirgli arrivederci, perché qua finisce Mare Ionio e incomincia Mar Mediterraneo. A noi piacciono questi posti dove i due mari si incrociano e quelli che hanno visto serie dalla Danimarca sanno che siamo stati anche nel punto dove si incontrano Mare del Nord col Mar Baltico. E poi 2 anni fa siamo stati a Muggia, prima di Trieste, dove inizia la parte italiana di Mar Adriatico, quindi ora ci manca soltanto il punto dove Mar Mediterraneo saluta Italia, quindi un po' dopo Sanremo. E intanto ci godiamo questo paesaggio.
Ci troviamo davanti all'isola delle Correnti, che è il punto più meridionale di Sicilia e a questo punto anche d'Italia. L'isola delle Correnti deve il suo nome al fatto che segna confine ideale tra il Mar Ionio e il Mar Mediterraneo. E come potete vedere dietro le mie spalle qua di corrente ce n'è. Ante la bassa marea la spiaggia è collegata con l'isolotto, quindi potete andare tranquillamente a piedi. Oggi tira un vento che se mi fermo qua qualche minuto di più volerò sulla isola delle Correnti. Questi sono i resti di una capanina che qualcuno probabilmente ha costruito ancora l'estate scorsa. Questa notte dormiremo qua. Comunque se andate nella direzione del sole, cioè a ovest, e poi dopo un 500-600 km salite al nord, arrivate a Tunisi. The next morning. È la prima volta quest'anno che ci svegliamo con una temperatura di 18 gradi, quindi non è che abbiamo molta voglia di muoverci, però andiamo verso un posto molto dolce oppure molto amaro, dipende dalla percentuale. Ma quanto è bella Val di Noto, anzi quanto è bella Sicilia! E benvenuti a Modica. Ora dovrei dire che posto pazzesco. Ci troviamo su Belvedere San Benedetto, il più bel belvedere di Modica. Sembra quasi impossibile che dopo il terremoto del 1693 siano riusciti a ricostruire tutto con così tanta armonia, come se la città fosse risorta dalla pietra stessa. Ora ci facciamo un po' di gradini a scendere, ma soltanto perché abbiamo visto com'è il paesaggio qua. La strada è troppo bella. E ci siamo persi leggermente, ora stiamo navigando in mezzo ai cortili delle case, però devo dire che è un bel posto dove perdersi. Oh, siamo sbucati davanti al Duomo di San Pietro, ma guarda che vista! E in questo momento è uscito anche il sole. La città è divisa in Modica Alta e Modica Bassa e come potevamo vedere è tutta arroccata sulla roccia. E a rendere celebre Modica, oltre al suo centro storico, c'è anche il cioccolato. E ora scendiamo questi ultimi gradini. E scendendo ultimi scalini, per caso ci siamo trovati davanti alla più antica fabbrica di cioccolato in Sicilia. Attenzione, questo è cacao, ma non mangiare. Preceduto da questa magnifica scalinata c'è uno dei due duomi di Modica, Duomo di San Pietro, quello che abbiamo visto anche dall'alto. È stato interamente distrutto nel terremoto del 1693 e ricostruito sui resti della vecchia chiesa. Siamo arrivati sotto torre dell'orologio, ma una torre dell'orologio così non l'abbiamo mai vista. L'orologio è stato posto sulla torre nel 1725 e ancora oggi funziona perfettamente grazie al meccanismo dei contrappesi che viene controllato giornalmente. È visibile quasi da tutto il centro città. E per cambiare facciamo un po' di scale. Chissà cosa c'è oltre il muro. Adesso alziamo. Dall'altra parte c'è quella parte di Modica da dove siamo scesi. Oh, vedo il Charlie! È un po' lontano, però si vede. Qualsiasi strada voi fate a Modica, qualsiasi. Il barocco c'è ovunque. Ma che vista! Da qua si vede ancora meglio. E stiamo arrivando al secondo Duomo, Duomo di San Giorgio. Sta tirando un vento pazzesco. Il Duomo lo vedremo tra poco, perché prima del Duomo ci fermiamo un attimino qua. Abbiamo trovato un posticino molto dolce qua a Modica, ci troviamo nella cioccolateria biologica Sabadì. Siamo partiti con assaggio di cioccolato fondente al 70%. Che è prodotto di una lavorazione speciale, perché è lavorato a freddo. Praticamente gli ingredienti si mescolano e a 45 gradi vengono messi nelle forme. In questo modo, non avendo le temperature più alte, rimangono leggermente separati. Grezzi. E ci hanno spiegato che è prodotto con pochi ingredienti, anzi pochissimi. Abbiamo le fave di Ecuador e questo speciale zucchero che si chiama zucchero mascobado e che proviene dalle Filippine. E ora facciamo anche un assaggio. Diciamo che lui mangia solo il cioccolato nero. Ho detto tutto quello che dovevo dire.
ma in bocca sta succedendo una vera rivoluzione. Ho assaggiato anche questo cioccolato qua. Questo cioccolato vi lascia un retro gusto di pepe bianco. Cosa vuoi assaggiare? È fior di sale. No. È fior di sale marino. Anche qua come prima con l'arancia. Prima sentite il cacao e adesso sta riaffiorando il sale. Sì, però non me l'ha fatto assaggiare. Io ora provo uno dei miei ingredienti preferiti, zenzero. Non so se si riuscirà a vedere. Sembra di vedere cristallini all'interno. Cioccolato affinato o cioccolato aromatizzato viene fatto in una modalità molto semplice. Si prendono piccoli pezzettini di cioccolato e si mettono nelle scatole con degli aromi. Noi abbiamo assaggiato quello a pepe bianco. Quindi l'ingrediente non è dentro il cioccolato, ma si sente solo il retrogusto olfativo. Noi adesso continuiamo con i nostri assaggi, poi ci troviamo fuori. Duomo di San Giorgio, che è il secondo duomo di Modica, con la sua maestosa facciata e i suoi 250 gradini che lo rendono ancora più imponente, è vero e proprio simbolo di Modica. Questa forma ovale la troveremo anche nel Duomo di Ragusa Ibla ed è stata studiata apposta per renderlo più resistente in caso di altri terremoti. E ora torniamo da Charlie, ma prima di salire dobbiamo scendere. E questo è il palazzo della biblioteca comunale. Ma che bel terrazzo! E incominciamo la leggera salitina. Se non siete allenati vi consigliamo vivamente di parcheggiare giù da basso. Tornati. Siamo arrivati a Ragusa Ibla, siamo stati strafortunati con il parcheggio, ma sicuramente non dormiremo qua stanotte. Ma perché del barocco siciliano nella Val di Noto? Tutto grazie al terremoto, si fa per dire, del 1693, che rase tutto il suolo, e in quel periodo c'era questo stile architettonico. Qui a Ragusa la ricostruzione avviene in due posti diversi. Vecchia città, Ragusa Ibla, viene ricostruita come lo volevano gli aristocratici, perché non volevano muoversi da quel posto lì. Invece più in alto nasce la nuova città. È proprio un bel posto dove parcheggiare. E una volta che avete visto questo arco vi girate e lassù vedrete la cupola blu. A Ragusa Ibla non dovete cercare le attrazioni particolari, basta continuare a girarsi. E qui nella salita commendatore ho visto dei modiglioni veramente particolari. Ma per forza il Palazzo Cosentini, uno dei palazzi barocchi più interessanti. Caratterizzato da questi tre balconi da questa parte, più un balcone nella parte frontale. Unico balcone che sta da solo è quello di maldicenza. 5 maschere grottesche sorreggono i balconi, sono volti umani che stringono in bocca animali come la serpe e lo scorpione, che sono simboli della maldicenza. Sul primo balcone di Corso Mazzini c'è il balcone Cantastorie, è una scena davvero curiosa. Il gruppo di cantastorie colti proprio prima di esibirsi. Il balcone dopo è quello del benessere. Il livello superiore è costruito da figure umane. Al centro una madre con bambino, ai lati 2 figure con cornucopia, testimonianza di abbondanza. E ultimo, sembra una scena ripresa in osteria locale, figura femminile che offre le proprie grazie al nobile signore. E qua subito vicino alla strada abbiamo trovato l'antico mercato comunale e devo dirvi una cosa, qua a Ragusa Ibla è talmente rilassante, non ho parole per descriverlo. Quasi quasi mi dispiace lasciare questo posto. E qui dalle mura di Ragusa Ibla abbiamo una vista quasi come quella dalle mura di Matera, magari un pochino più verde. E ci stiamo avvicinando al Duomo. E c'è pure la ZTL. Ed eccolo qua. Il Duomo di Ragusa Ibla condivide tante cose con quello di Modica. Come prima cosa è sempre devoto a San Giorgio, ma questa cosa proviene ancora dai Normanni, perché furono loro a costruire il Duomo originale. La seconda cosa è la pianta circolare, che aiuta, come abbiamo già spiegato, Dio non vuole, arriva qualche nuovo terremoto. Se per caso vi trovate a Ragusa Ibla ultima domenica di maggio, non perdetevi spettacolare processione che passa per tutte le vie della città. Ragusa Ibla è lunga ma stretta, quindi quel passaggio porta sull'altro costone. C'è anche una bellissima vista sulla cupola, però adesso torniamo indietro. E siamo arrivati al circolo di conversazione.
Viene costruito nel 1850 il stile neoclassico, quanto sono intelligente, dall'aristocrazia del posto, ma sapete perché? Perché volevano un posto tranquillo dove poter parlare, conversare, lontano dalla gente comune. Ma se molti di voi lo riconoscono è perché qua il commissario Montalbano veniva a prendere il medico legale, perché lui qua dentro ci giocava le carte. Non pensavo sinceramente che Piazza Duomo fosse così elegante. A Ragusa Ibla trovate ultima storica bottega del caretto siciliano. E ora entriamo in un posto speciale. Ci troviamo in unica bottega artigianale che è rimasta a fare i caretti siciliani. Subito all'ingresso troviamo un carretto antico, Questo è quello che utilizzavano per lavorare, i carrettieri. così come troviamo altri pezzi antichi, dalle ruote ai quadri che servono per abbellire i caretti. Non esiste un tempo prestabilito di quanto ci vuole per realizzare un caretto, si può impiegare un mese per la struttura e un altro per la pittura, ma dipende dalla complessità. Tipo queste ruote, se vedete, sono tutte scolpite. Questa sì. è la parte interna, non si vede la scultura dall'altra parte, ma lì si vede quella appoggiata al muro. Avendo un zio per falegname, io in questa bottega mi sentivo come a casa e non riuscivo a staccare lo sguardo dagli attrezzi, pezzi di legno, segatura, carretti in lavorazione o semplicemente dei quadri che conservano la memoria dei tempi passati. Grazie mille. Adesso andiamo verso la nostra ultima tappa di Val di Noto, prima di ripartire per i templi e le saline. Amici del cuore, e lo siete visto che siete arrivati fino a questo punto, grazie per il like, Val di Noto la finiremo nel prossimo episodio dal Caltagirone, prima di proseguire verso templi, saline e ovviamente il mare.